I Gormiti 2018 fanno proprio schifo. Sono proprio brutti. Sono inguardabili, sembrano dei bambinetti. Scemi. Mamma mia, è proprio per bambini. Che schifo. Sembra PJ Masks per i poveri. Terribili. Erano meglio quelli originali. Davvero inguardabili. Che cosa gli hanno fatto ai Gormiti? Era meglio quando si stava peggio. Salve e benvenuti a Gormitology. Io sono Jack Sunlight e questo video è un video per parlare dei Gormiti 2018, chiamati ufficialmente Gormiti Araldi di Gorm. Perché ne parlo adesso, così a buffo? Molto semplicemente, stavo aspettando che annunciassero la nuova stagione dei Gormiti per fare Flame, ma ho dovuto anticiparlo. Ho un limite di tempo per fare questo video e vorrei farlo il prima possibile. Non spiegherò le ragioni e basta. Ok? Gormiti 2018 Araldi su Gorm è una serie uscita nel 2018 dei Gormiti. Il tecnicamente secondo reboot dei Gormiti, anche se la definizione di reboot si potrebbe allargare ulteriormente, quindi potrebbe diventare il terzo o anche il quarto se vogliamo. Era stata annunciata per la prima volta con un'immagine promozionale non molto chiara durante il Lucca Comics del 2017, in cui era stato fatto una sorta di evento dedicato ai Gormiti apposta per annunciare questa nuova serie. Se volete ne faccio un video a riguardo. Io c'ero, ci sono stato e ho anche la registrazione. Dopo l'annuncio il primo episodio della serie è stato pubblicato per la prima volta nel 21 settembre 2018 su Rai Play. Poi da lì in poi è andato su Rai Gulp, su YouTube, sul canale ufficiale dei Gormiti su YouTube, eccetera eccetera. Da questa serie ne hanno fatte 3 stagioni: Gormiti Araldi di Gorm, l'Era Mecha e l'Energia Alfa. Non li so bene i nomi delle stagioni delle serie nuove perché non li ho seguite con così tanto fervore. Di circa 26 episodi, la terza stagione ne ha 27, da cui hanno fatto una linea di giocattoli nello stile dei Gormiti vecchi con un paio d'aggiunte, ma l'unica differenza è che andava a wave, quindi non è che usciva tutti i Gormiti della serie tutti assieme e rimaneva per 6 mesi, anche un anno. Facevano più espansioni con meno Gormiti, così da in un certo senso far godere meglio ciascun Gormita. Penso che sia una buona strategia. Sarebbe stata carina in un certo senso quando eravamo più piccoli anche noi. Allora, hanno fatto 12 wave nell'arco di 4 anni. 3 wave all'anno, una ogni 4 mesi, con un massimo di 12 Gormiti ad espansione. Non mi addentro molto sul collezionismo, sulla trama e cose del genere. Qual è meglio? I Gormiti nuovi 2018 o quelli vecchi? Prima di tutto la domanda è rispetto a quale caratteristica? Io credo che molti insultino o critichino di Gorm e le stagioni successive. La chiamerò serie 2018 nonostante considero tutte le 3 stagioni. Dal punto di vista di character design, che credo che sia il motivo principalmente per cui molta gente odia i Gormiti 2018, perché è la prima cosa che vedi, la grafica, l'aspetto dei Gormiti stessi, non direi che è brutta. Si vede che ci sono delle persone con talento che ci hanno lavorato dietro, quindi nel lato tecnico è buono. Allora cos'è che non piace di Araldi di Gorm? Perché non sono i Gormiti vecchi. I design sono completamente diversi, non c'entra niente con i Gormiti. E la critica non dovrebbe essere i Gormiti nuovi fanno schifo, ma i Gormiti nuovi non sono Gormiti. Sono 2 cose diverse. Manca il piede a zampa di elefante, quel lato bestiale, quel lato mostruoso nei personaggi. I Gormiti 2018 sono molto più umani. Sembrano principalmente persone molto muscolose con delle armature addosso. E non è che è un lato negativo, è una cosa negativa, è che non è i Gormiti originali. Perfino la Natural Leashed o la Cartoon, che sono diverse rispetto alle serie originali, quelle fino alla Final Evolution, ma mantengono come minimo quel lato mostruoso, bestiale. Poi, oltre a questo aspetto, ci sono altri modi per criticare la 2018, ma necessitano di una maggior analisi. Ad esempio, dal punto di vista di trama, io ovviamente me la sono guardata tutta, è il mio dovere in quanto a gormitologo. Magari era bella,
E questa è un'altra cosa, ed è sempre la questione bello oppure no. Ai bambini sicuramente piace, però dal lato tecnico l'animazione è buona, i modelli 3D sono buoni. Certo, ogni tanto riciclano delle animazioni, ma le animazioni solitamente sono anche buone. Ma cosa manca? La scrittura. È scritto come un cartone animato per bambini che non cerca di essere speciale. Questo c'è da dirlo. Non è molto diverso da PJ Masks o Paw Patrol, il target è quello. E sempre sul target, anche questa è una questione diversa. Il target negli anni è cambiato, come è strutturato. Per lo stesso target ci sono contenuti diversi. Infatti i gormiti originali che avevano come target più o meno quello di questi gormiti qua, forse un poco più alto, parlavano di genocidi di massa, di tradimenti, erano temi un po' più maturi. Non era quello a determinare che era un prodotto per bambini, è la complessità del prodotto. O almeno in quel periodo principalmente sembra che fosse quello il punto. Per quanto possiamo dire che era molto macabro, tra virgolette, la serie vecchia dei Gormiti era comunque scritta per un target di bambini. Nonostante le cose terribili che succedevano, non c'erano grosse cose particolarmente complesse. Non c'era un quesito morale o qualcosa del genere, non sfidava, ecco, la mente dei suoi spettatori. Una cosa che voglio sottolineare è che non bisognerebbe mai dire che è normale che sia i Gormiti vecchi che quelli nuovi siano scritti male, perché sono per bambini e va bene così. Perché oltre al fatto che abbiamo una montagna di esempi che provano il contrario, i Gormiti nuovi e quelli vecchi hanno più o meno lo stesso target. Ma qual è la differenza sostanziale? I tempi. Nell'arco del tempo, se si è notata questa cosa, un prodotto per un determinato target di età deve avere contenuti un po' meno macabri, per così dire. Una cosa come Leone, Cane, Fifone, ecco, non sarebbe più fattibile al giorno d'oggi, non con quel target che aveva in quel periodo. Stessa cosa con i Gormiti vecchi. Le apocalissi che avvenivano nelle serie, dalla prima serie alla Final Evolution, non sono più fattibili tutt'oggi. E in realtà, se vogliamo essere precisi, non erano neanche così poi fattibili in quel periodo. Da notare la serie cartone, Ritorno dei Signori della Natura, Eclissi Suprema e Neorganic, che hanno abbassato molto i toni. Lì c'è anche una questione di adattamento televisivo che necessita di requisiti particolari che con il tempo si sono evoluti e sono diventati quello che sono ora. Il fatto che i Gormiti originali fossero una serie che si trovava soltanto nel magazine, che nei CD e non veniva trasmesso in televisione, permetteva argomenti più seri di trovarsi dentro l'opera. Però rimaneva comunque un'opera per bambini. Non tanto per i temi trattati, ma per il come vengono trattati. Non c'è il gore visivo, non c'è una spiegazione di quello che succede effettivamente durante una guerra. C'è un vago, un dire, c'è la cemeniamo, ma non c'è sangue in mezzo, non c'è morte effettivamente. Fino in Sugorm di morti non ce ne sono state, se ci ne pensate effettivamente, se non fuori schermo, come i Gormiti prima serie. Erano comunque scritti con un target in mente. Però c'è una cosa che critico particolarmente ai Gormiti vecchi, ed è il non aver reso i personaggi dei personaggi effettivi. Se ci pensate, non hanno molta profondità, non c'è molto sviluppo, non c'è chissà quale caratterizzazione, sono anche un po' tutti simili, anche nella cartoon. Infatti è una delle poche cose che elogio della Naturalist e in parte del cartone nuovo, perché nonostante tutti le robe che si possono dire sul cartone nuovo, che è troppo infantile, nella pratica i personaggi sono scritti meglio. Non gli si può dire niente, specialmente i protagonisti, il che però viene completamente eliminato dal fatto che sembra quasi che i Gormiti, Araldi di Gorm, resettano il loro personaggio all'inizio di ogni stagione e in un certo senso in ogni stagione reimparano le stesse cose. In più c'è da dire, la struttura degli episodi delle stagioni è molto noiosa, è sempre la stessa.
oltre all'episodio molto ciclico, c'è sempre la ricerca dei pezzi di coso, o del risvegliare certi tizi, per poi risvegliare il tizio supremo alla fine della serie, riunendo tutti i pezzi, e poi c'è il cattivo che fa ah, fatto questa cosa qui, quindi adesso bla 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 bla. Sono abbastanza ripetitivi sotto quel punto di vista. E c'è anche da dire che i combattimenti sono particolarmente noiosi, almeno nelle prime 2 stagioni. La maggior parte dei combattimenti sono delle sfide di onde d'energia alla Dragon Ball. Sapete i videogiochi di Dragon Ball, quando fai una Kamehameha contro un'altra Kamehameha e devi girare la rotellina del joystick? Ecco, la maggior parte dei combattimenti, almeno delle prime 2 stagioni dei Gormiti, sono quello. La terza stagione è un po' più interessante rispetto alle altre, c'è da ammetterlo. E in più hanno messo qua e là dei riferimenti ai Gormiti vecchi. Lord Sol e Lord Eklos sono chiaramente ispirati a Somoluminescente ed Obscurio, e l'intera serie è vagamente ispirata alla Final Evolution. Infatti tutti i popoli dei protagonisti sono cambiati all'inizio della stagione con delle versioni differenti di loro stessi. Un esempio è il popolo della terra che diventa il popolo del cristallo, il che richiama chiaramente il popolo del diamante e il popolo della terra delle serie originali. Ogni tanto hanno provato a strizzare l'occhio a noi vecchi fan, ma non è bastato, perché restano comunque basati su una cosa che non c'entra granché. Il che ha generato anche una community internazionale di questa serie nuova che è completamente diversa dalla nostra. Però c'è da ricordarsi che sono bambini che si ispirano alle community di altri brand per creare la loro di community. C'è da dire che questa serie nuova ha molte robe in comune con la cartoon, e quindi il motivo per cui non mi piace la serie nuova è lo stesso per cui non mi piace la serie cartoon. È una struttura animata che per forza di cose annacqua il contenuto originale, i temi del contenuto originale. Mettiamola così: se i Gormiti fossero cominciati con il cartone Ritorno del Signore della Natura, non credo che mi sarebbero piaciuti. Quindi niente, direi di chiudere il discorso qui. Se volete chiedermi qualcosa, delle opinioni, qualsiasi roba, me le scrivete nei commenti, domande, robe così. La vostra opinione su questa questione scrivete nei commenti. Se no, se non avete niente da chiedermi, da dirmi, robe così, potete commentare con o l'hashtag Gormiti 2018 schifo, insultando la serie 2018 con parole un po' meno pesanti, però con i toni accesi, senza insultare la community, perché sono bambini e il mio video ne vedranno, alcuni bambini lo vedranno. Oppure la difendete con l'hashtag Gormiti 2018 è bella, tutto attaccato proprio con l'I senza l'accento, metto qua a schermo. E qui invece potete sbizzarrirvi con gli insulti nei miei confronti, tanto non mi offendo, ve l'ho chiesti io. Ho messo gli hashtag così che capisco che avete finto di vedere il video, che avete capito il mio punto e robe del genere. Quindi se vedete un commento senza, vuol dire che non sta scherzando. Ok? Non ci andate pesanti perché sono sempre bambini, ok? Se non sono bambini, comunque sono persone, hanno il diritto di essere trattate con gentilezza e con educazione. E niente, l'ho fatto un po' così, alla meglio. Ci vediamo settimana prossima con la gormanalisi riassuntiva della cartoon parte 2, se riesco a farla, e poi buona, vedremo. Mi dimentico sempre di fare questa cosa. Io sono in live sulla piattaforma Viola ogni mercoledì e venerdì alle 10 di sera. Il venerdì tipicamente c'è la roba più interessante, il mercoledì è più 4 chiacchiere un po' alla meglio. E se potete, se vi va, iscrivetevi, mettete like, commentate, eccetera eccetera eccetera. Ok? Alla prossima ragazzi, alla prossima ragazzi, alla prossima ragazzi.